Signore e signori, forse ci siamo. La Germania si è risvegliata. A poche settimane dalle elezioni, i tre maggiori partiti moderati sono ad un passo da far passare una storica riforma che permetterebbe di aggirare il freno al debito che il paese si è autoinflitto nel 2008 e che permetterebbe di spendere 1.000 miliardi di euro nei prossimi anni per modernizzare la difesa e le infrastrutture del paese. I nostri vicini tedeschi sono ad un passo da rompere un tabù che è costato al paese almeno 2 decenni di sofferenza economica, che ha ridotto le capacità di spesa dei governi della storia recente e ha ridotto le infrastrutture del paese ad un livello degno più di economia da terzo mondo che da terza economia del mondo. Scusate, dovevo fare questo gioco di parole, e sono ad un passo da rilanciare la propria capacità di difesa in un periodo in cui la Russia è più minacciosa che mai, gli Stati Uniti ci hanno abbandonato e l'Ucraina è in difficoltà. In questo video parleremo allora di tutto questo. Se questo tipo di video vi interessano, il tipo di tematiche che vado a coprire vi possono interessare, vi consiglio di iscrivervi. Io mi chiamo Mirko Paradiso e in questo canale parliamo di Unione Europea e dei suoi paesi. Cominciamo. Le elezioni federali in Germania si sono tenute lo scorso 23 febbraio 2025, voi tutto questo già lo sapete perché avete probabilmente visto il mio video sul tema, ma se non lo avete fatto, i risultati. La CDU-CSU, la cosiddetta Union guidata da Friedrich Merz, ha ottenuto il 28,6% dei voti, è arrivata come primo partito e sta ora intrattenendo discussioni con la SPD, i socialdemocratici, per la formazione di un nuovo governo. Friedrich Merz, il futuro probabile cancelliere, però ha fretta di mettersi al lavoro e le sue priorità erano quelle di rilanciare l'economia e le spese per la difesa anche prima delle elezioni. Ma il futuro cancelliere, dopo le elezioni, si è accorto che il nuovo Bundestag il nuovo Parlamento tedesco, potrebbe non avere i numeri per far passare una storica riforma come questa. In questo nuovo Parlamento, infatti, Alternativa per la Germania e la Linke, forze estremiste che fanno eco alla propaganda russa, controllano oltre il 30% dei seggi. Ma con il vecchio Bundestag, che è ancora in carica fino al 25 marzo, è più facile ottenere una maggioranza qualificata dei 2/3 necessaria per la modifica della Costituzione. E questa maggioranza è stata trovata da Merz tra la CDU, il suo partito, la SPD e i Verdi, che non sono stati inclusi nelle discussioni per la formazione del nuovo governo tedesco, ma che sono stati inclusi nella discussione per questa specifica riforma, in cambio della promessa da parte della CDU che tali spese includeranno anche progetti per la transizione climatica e per un maggiore supporto all'Ucraina, che sono due tematiche su cui i Verdi credono molto. Come vi dicevo, però, rimuovere il freno alla capacità del governo tedesco di fare debito sarebbe una svolta molto importante nella storia recente del paese e serve una maggioranza dei 2/3, poiché il freno al debito è una legge costituzionale della Germania. Tale freno era stato introdotto dopo la crisi finanziaria globale del 2008 per limitare l'indebitamento pubblico, nello spirito dell'austerità di cui Angela Merkel era stata l'ancella insieme all'ala conservatrice della CDU guidata da Wolfgang Schäuble. Una parte dell'establishment tedesco oggi sta cercando di rigettare questa politica fiscale che è stata seguita dallo status quo tedesco come una religione, seguita in maniera cieca, cinica e anche folle per quasi 20 anni e che ha spinto, insieme ad altre cose, il paese in recessione. Ma almeno loro non sono finiti come la Grecia, che è quasi fallita a causa dei dogmi antieconomici e anticrescita dell'austerità. E per carità, questo non dovrebbe spingere tutti gli stati a fare debito, ma quando questo ti impedisce di crescere, magari non è una buona idea. Ad ogni modo, la Germania aveva già provato a far aumentare le spese per le infrastrutture e la difesa con un fondo speciale da 100 miliardi di euro annunciati dal cancelliere Olaf Scholz nel 2022. Forse ve lo ricorderete perché anche questo fu un evento spartiacque e questo fondo aveva permesso al paese di raggiungere il 2% del PIL, l'obiettivo NATO, in spese per la difesa. Ma si è trattata di una spesa una tantum e non sostenibile nel lungo termine. La burocrazia poi e i lunghi processi di approvvigionamento hanno rallentato l'acquisto di nuove attrezzature militari e servono ora altri fondi sostanziali per rilanciare il riarmo e la capacità di difesa tedesca. Ma allora veniamo al presente e vediamo come questa attuale riforma da 1.000 miliardi di euro funzionerebbe. L'idea è formalmente quella di mantenere il limite all'indebitamento, che in Germania ad oggi è fissato allo 0,35% del PIL per il bilancio federale, ma creare delle eccezioni mirate che permetterebbero di aumentare la spesa senza violarlo. In particolare è stato deciso di creare un fondo speciale per le infrastrutture del valore di 500 miliardi di euro da utilizzare nei prossimi 10 anni per modernizzare il paese. Questo fondo sarà destinato a settori chiave come la protezione civile, i trasporti, l'energia, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la ricerca e la digitalizzazione.
Per quanto riguarda la difesa invece, qui le cose si fanno un po' più complesse. Le spese che superano l'1% del prodotto interno lordo del PIL non saranno più conteggiate ai fini del freno al debito della Germania, che come abbiamo visto limita l'indebitamento pubblico al 0,35% del PIL. Questa esenzione permetterà alla Germania di aumentare il suo bilancio per la difesa oltre il contributo già dato dal fondo dei 100 miliardi di cui abbiamo discusso in precedenza. Quindi in realtà si tratta più di un trucco per poter aumentare le spese che la difesa che una reale rimozione dei freni all'indebitamento, ecco. Bene, ora che abbiamo visto la parte un po' più tecnica, entriamo nel dettaglio. Di questi 1.000 miliardi di euro, in concreto, cosa si farà? Il piano è quello di sostenere nel settore della difesa l'acquisto di 35 F-35 dagli Stati Uniti, anche se questo punto in realtà è un po' in bilico, vista l'attuale inaffidabilità ormai strutturale degli Stati Uniti e della sfiducia dei tedeschi nei confronti dell'amministrazione Trump e del paese. Un'altra idea sarebbe l'investimento nello sviluppo del Future Combat Air System, un jet da combattimento di nuova generazione sviluppato insieme a Francia e Spagna. C'è poi un progetto di investimenti nell'industria militare tedesca, in particolare in Rheinmetall, la maggiore azienda tedesca nel settore, e le altre aziende per aumentare la produzione di munizioni e veicoli blindati. Si punta anche all'aumento di produzione di missili a lungo raggio come i Taurus, che Friedrich Merz ha già promesso di voler mandare in Ucraina, e potenzialmente della difesa cibernetica del paese. Venendo all'altra metà del cielo, a livello infrastrutturale, l'altra metà dei fondi sarà destinata al settore dei trasporti, alla rete ferroviaria, alla costruzione di nuove autostrade e ponti, al potenziamento della rete elettrica per supportare la transizione energetica e investimenti in rinnovabili e stoccaggio di energia per ridurre la dipendenza da combustibili fossili e in particolare dal gas russo. Una parte degli investimenti sarà anche destinata alla digitalizzazione, ricerca e innovazione e sarà poi creato un fondo da circa 100 miliardi di euro in questi 1.000 miliardi per la transizione economica e climatica, la promessa fatta da Merz ai Verdi per ottenere il supporto per questa riforma. Ma ovviamente siamo in una democrazia e non tutti in Germania sono felici di questa iniziativa, non lo sono per lo più i partiti di opposizione che oltre ad opporsi al piano sono anche opposti al modo in cui questo piano sta venendo fatto passare. L'idea di farlo approvare dal vecchio Bundestag invece che aspettare l'insediamento del nuovo Bundestag il 25 marzo non è stata presa molto bene dai partiti di opposizione. Heidi Rekeinek, la co-leader del partito socialista De Link, ha dichiarato che votare il nuovo pacchetto finanziario con il vecchio Bundestag è profondamente antidemocratico, mentre Christian Lindner, l'ex ormai leader del caduto in disgrazia Partito Liberal Democratico, ha criticato l'idea di far nuovo debito. Alternativa per la Germania ha invece cercato di bloccare l'iniziativa portando la questione davanti alla Corte Costituzionale tedesca, ma il ricorso è stato rigettato. Pare quindi che per ora, salvo sorprese dell'ultimo minuto, il piano sarà approvato e darà molto più margine e capacità di spesa al prossimo governo tedesco guidato molto probabilmente da Friedrich Merz. Una grossa coalizione tra l'Union e la SPD per spendere in infrastrutture e difesa. Ma per concludere questo video, questo ambizioso piano da 1 triliardo di euro potrebbe non essere abbastanza per rimettere in sesto la Germania. Deutsche Bahn, la rete ferroviaria pubblica tedesca, ha presentato recentemente un piano da 45 miliardi di euro per rinnovare 40.000 km di binari entro il 2035. Ma secondo alcune stime servono almeno 150 miliardi di euro solo per far fronte alle difficoltà della rete pubblica ormai arretrata rispetto ad altri paesi europei e in forte carenza infrastrutturale. Se avete mai provato a prendere un treno in Germania vi sarete probabilmente accorti di queste carenze, dei vari ritardi, i treni non arrivano in orario da quelle parti, forse dovremmo mandarci lui? No, sto scherzando, non mandiamo nessuno. A livello di difesa poi la Germania soffre anche di una strutturale carenza di personale, di soldati e difficilmente un'iniezione dei 500 miliardi di euro nella difesa riuscirà ad attrarre nuove reclute nel breve periodo. E di nuovo, almeno sulla questione delle infrastrutture, si tratta di una spesa una tantum. Grande, molto grande, ma sempre una tantum. La Germania ha bisogno di maggiori investimenti pubblici così da poter far crescere il suo prodotto interno lordo, riducendo così poi l'impatto del debito pubblico sul PIL. Questa soluzione mi sembra più una pezza temporanea che non può permettere
una riforma strutturale dei conti tedesco e quindi credo bisognerà tornare su questa tematica molto presto, o almeno lo dovrà fare il governo tedesco. Ma staremo a vedere. Per il momento il video finisce qui, io vi terrò aggiornati su quello che succede in Germania, sul passaggio di questa riforma, sulla formazione del nuovo governo, dato che la Germania è il paese più importante dell'Unione Europea e dobbiamo arrivare a conoscere meglio quello che succede in questo importantissimo paese, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, seguitemi su questi canali e sugli altri canali social di cui tutti siamo a disposizione e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!